Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, siamo qui dal campo esterno di Milanello, quello che tante volte ha ospitato il primo allenamento del Milan, compreso quello di quest'anno, per raccontare un po' quello che è stata la conferenza di mister Stefano Pioli, raccontare un po' quello che sono state le sensazioni del mister, che ha anche dato qualche notizia, soprattutto per i rientranti, con Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Bea, tu eri in conferenza, domanda quindi d'obbligo, i primi 30 secondi li occupiamo con le tue, di sensazione come lo hai visto il mister, visto che anche questo aveva un po' fatto discutere negli ultimi giorni. Ma io ho visto un Pioli, diciamo, desideroso di comunicare un po' più del solito, sinceramente. Mm? Mi ha colpito, ecco, questa cosa del mister. L'ho visto però anche preoccupato comunque del momento che sta attraversando il Milan. Non nasconde il fatto che il Milan ha bisogno di risultati, ha bisogno di un risultato positivo e quindi ha sottolineato più volte quanto sarà importante ritrovare i propri tifosi, il proprio pubblico e che domani appunto è un'occasione per riscattare quello che sono state le ultime 2 settimane, cioè 2 settimane in cui non hai mai vinto. A proposito di trovare Bea, due li ritroviamo sicuramente in campo domani, ovvero Teo e Calabria che stanno bene, giusto? Sì, esattamente, i due giocatori sono recuperati, quindi questa è una notizia molto positiva, soprattutto per Calabria perché da come era uscito dal campo nell'ultima gara si sospettava Mm. qualcosa di più grave che l'avrebbe tenuto fuori più tempo. Ovviamente è molto bene anche per Teo, sappiamo qual è l'importanza di questo giocatore nonostante le ultime prestazioni, che però devo dire non sono di Teo ma sono di tutto il Milan purtroppo. In effetti entrambi ieri hanno fatto l'allenamento in gruppo, quindi sono ampiamente recuperati, nessuno dei due ha avuto delle ricadute, diciamo così, dopo l'allenamento in gruppo e quindi se non ci sono problemi oggi nella rifinitura andranno in campo domani. Difesa completata con Calulu, non ci sarà Tomori perché il mister è stato chiaro, non c'è Tomori, giusto? Eh sì, Tomori ha qualcosa di un po' più impegnativo Mm. rispetto a Davide Calabria, quindi non ci sarà per la partita di domani, ma ce lo aspettavamo tutti. In porta Tatarusano, anche perché a domanda precisa su Vasquez il mister è stato molto chiaro. Sì, esatto, ha detto che il giocatore non è pronto, ma l'avevamo intuito comunque, anche perché non l'abbiamo mai visto in campo e quindi si continua ancora con Ciprian Tatarusanu, nonostante appunto sia un portiere che ultimamente sta facendo discutere. È inevitabile questo, però evidentemente per Stefano Pioli Vasquez non è veramente pronto ad oggi ad affrontare un campo come quello di San Siro. Non è pronto, in realtà era stato anche un po' detto che era un acquisto di prospettiva, non c'è quindi lui, c'è ancora Tatarusano, al quale non vengono date colpe specifiche, anche da Pioli, giusto? Sì, esatto, ma Mm. ce lo potevamo comunque aspettare anche questo. È difficile che un allenatore in conferenza stampa vada a dare la colpa al suo portiere, anche perché al di là di quello che si dice o meno in conferenza stampa, penso che Ciprian Tatarusano sia una delle cause di questo momento difficile, ma perché non dà la sicurezza che da Mike Magnan, che ormai non vediamo in campo da veramente tanto tanto tempo, però non può essere lui l'unica causa di questo momento complicato. A proposito di mercato, il mister è stato chiaro, quindi no portiere, no esterno, anche perché il mercato, da quello che ha detto il mister, sembra non esserci possibilità perché avvenga, non c'è la possibilità di altri acquisti, il mister è stato chiaro, si fa con quello che si ha. Ha detto anche una frase un po' storica, Siamo a che siamo a posto. posto così, ma va bene. L'abbiamo rivisto. Sì, poi è ovvio che il mercato è sempre un qualcosa di, come si dice, imprevedibile, Mm. no? Magari si dice una frase del genere, poi si trova l'occasione nei prossimi giorni, però restando alle sue parole non dovrebbe arrivare nessuna novità. Altri spunti della conferenza, per quanto riguarda il gruppo, si era ventilata l'ipotesi che potesse esserci diciamo, dei dissapori, delle spaccature. Invece il mister ha detto il gruppo è compatto, il gruppo vuole ritrovare lo spirito che aveva in precedenza e soprattutto sente un forte senso di responsabilità verso i tifosi e verso la società, verso il Milan stesso. Ehm, Come ha detto il mister, però, parole, queste sono parole, a volte si parla tanto, anche perché è un po' il lavoro che lo Sì, fa fare, adesso però servono i fatti, come ha detto il mister, i risultati e le prestazioni, le parole le porta via il tempo. sì, esatto, servono i fatti.
Sulla responsabilità mi ha colpito quando ha detto che è stato sincero, ci Mm. sono molti meno sorrisi rispetto a tempo fa, come giusto che sia, mi viene da dire, perché se ci fossero tanti sorrisi in questo momento non sarebbe una cosa normale sui risultati importanti e ha aggiunto una cosa che solitamente non dice, no? Stefano Pioli parla sempre molto di qualità, Mm. di giocare bene, ha detto che sì, è importante sempre giocare bene perché se giochi bene è più facile vincere, però in questo momento preciso serve un risultato concreto, quindi non per forza giocando bene, poi ovvio, se giochi bene ancora meglio, però in questo momento la priorità ce l'ha il risultato, quindi in qualsiasi modo bisogna fare il risultato. E su questo il mister è stato chiaro, come lo otteniamo il risultato senza stravolgimenti tattici. Non ci sono cambi all'orizzonte, il mister è stato abbastanza chiaro, non è forse quello il problema principale, si continua sulla strada tracciata. Sì, esatto, non dovrebbero esserci cambiamenti Mm. tattici, poi è ovvio che domani avremo la formazione ufficiale, io sono sempre un po' titubante, nel senso che magari si dice una cosa, poi un piccolo cambiamento magari può esserci, Mm. non lo possiamo sapere, anche perché giustamente non fa trapelare tutto quello che sarà la sua formazione, però sì, non mi sembra un mister che vuole stravolgere, non mi sembra che lo stravolgimento lui la veda come la soluzione di questo momento così complicato. Mm. Si può cambiare modulo? La domanda è stata abbastanza chiara al mister. Può essere, continuo a pensare che non sia un problema di posizioni sul campo, anche perché noi le variamo spesso. E a proposito di questo, la tua domanda, Bea, sul tridente che tanto ha fatto discutere dietro la punta, ovvero Messias, Diaz, Leao, il mister non l'ha smentita come un possibile problema, però insomma, Non ha proprio risposto alla non mia ha un domanda. po' evaso la domanda, esattamente. Ti Sì, aspettavi qualcosa di diverso oppure la domanda la risposta, anzi, ti ha soddisfatto? no, la risposta non mi ha soddisfatto, ma semplicemente perché volevo sapere i motivi per cui ora li Mm. schierano, anche perché abbiamo visto che nella prima parte di stagione, mi riferisco soprattutto al periodo in cui eravamo molto serrati, Mm. Champions League, campionato, lui non l'ha quasi mai schierato, l'ha rischierato per la prima volta a Torino, Eh sì. quando poi il Milan ha perso. E quindi ecco, volevo sapere il motivo per cui nelle ultime, che tra l'altro nelle ultime sono state anche le più delicate, forse Mm. da quando lui è al Milan, Mm. l'ha scelto nuovamente, però la risposta, come hai detto tu, è stata un po' vaga. Chiudiamo con le ultimissime due. Una, la formazione. Ovviamente ancora non ci sono grandissimi spunti, diciamo così, un po' più certi rispetto alle prove di ieri, perché la conferenza va in onda prima della rifinitura che andrà qui, non questo campo che è quello esterno, ma dietro quegli alberi che vedete ci sono i campi interni di Milanello. Per quanto riguarda la formazione e la difesa è abbastanza fatta, c'è il dubbio Tichier che può prendere il posto di Tomori infortunato. In mezzo al campo non c'è Benasser, per ovvi motivi, è squalificato e quindi dovrebbe andare al suo posto Rade Krunic, a destra Salmacher e poi vediamo perché la domanda su De Ketelaar e la risposta è stata abbastanza significativa. Sta Però, meglio, gli piace di più. piccola novità, Mm. trequartista offensivo ci ha Mm. aggiunto. Quindi non è stato sempre offensivo il No. trequartista del Milan per forza, anzi, più il contrario. Però sì, ci sono tante soluzioni in avanti, si è parlato anche un po' di Ante Rebic, Mm. vedremo se verrà scelto o no dal primo minuto. La vedo difficile rinunciare in questo momento anche a Leao. Beh, noi siamo arrivati in chiusura. L'ultimo sì o no che ti chiedo è: il mister è stato chiaro, più che la prestazione, più che il gioco, domani mi interessa vincere, perché vincere è l'unica medicina possibile per ritrovare compattezza, fiducia, il sorriso e soprattutto i Sicurezza punti anche. e sicurezze. Sei d'accordo? Assolutamente sì, Mm. domani serve vincere in qualsiasi modo, quindi al bel gioco penseremo un'altra volta, oggi e domani soprattutto serve portare a casa i 3 punti. A proposito di domani, ci ritroviamo esattamente tra 24 ore, quindi alle 11:30 di domani con il pre-partita, alle 14:30 il post partita. Ciao a tutti da Milanello, alla prossima!